E buongiorno cercatori di minerali, benvenuti nel canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. In questo breve video vi porterò alla ricerca di qualche minerale lungo questo nuovo fiume. Più che altro nella spedizione di oggi vado a utilizzare il meteo, in pratica sta piovendo, per enfatizzare naturalmente i colori dei ciottoli lungo questo alveo alluvionale. Per intenderci, si tratta di serpentiniti, piuttosto che talvolta di metagabbri, come questi. Alle volte si trovano ancora delle rodingiti, ma più raramente anche dei marmi, ma non è proprio l'obiettivo della mia spedizione di oggi. In sostanza, quando le rocce sono inumidite, oltre che farvi potenzialmente scivolare, quindi è un ambiente abbastanza pericoloso, potete vedere meglio i loro colori. Quindi l'umidità in questo contesto enfatizza il colore, diciamo il colore più apprezzabile attraverso la vostra vista. Quindi è più semplice andare a scandagliare questo alveo alla ricerca dei ciottoli più colorati. Io poco fa vi parlavo di ciottoli verdi, quindi di prasiniti per esempio, serpentiniti, talvolta anche di giade se si trovassero, però più che altro si tratta di cercare delle rocce particolari per la mia collezione e magari per andarle a tagliare assieme poi dopo in laboratorio. Adesso attraverso il fiume e ci vediamo di là alla ricerca di pietre. Allora ragazzi, oggi adottiamo una strategia leggermente diversa di ricerca. Abbiamo iniziato la nostra prospezione lungo questa porzione di alveo esposto ancora inesplorata, non siamo ancora venuti qua negli scorsi episodi. In particolare, man mano che troviamo pietre interessanti, andiamo a fare delle torrette e via via quando rientriamo facciamo una cernita. E solamente alla luce delle rocce trovate nell'arco della prospezione andremo a portare a casa solamente quelle più performanti o potenzialmente performanti, perché come sapete fin tanto che non si mette sulle mole e sulle taglierine, come avete visto, i risultati sono poco evidenti. Comunque già qualche caratteristica si riesce a osservare già sul campo, soprattutto in termini di colore. Oggi, come vi ho già detto, siamo abbastanza fortunati in quanto è tutto umido, bagnato, scivoloso purtroppo, ma al contempo i colori, soprattutto questi verdi, sono molto intensi e vividi, quindi ci sono buone possibilità di fare ottimi ritrovamenti. Ma andiamo pian pianino a vedere se avessimo fortuna, perché logicamente qua si tratta di trovare delle rocce interessanti per la propria collezione e per lavorare, ma non è detto assolutamente trovare qualcosa di valore, anzi. Allora, parliamo un attimo di questo ciottolo rosa che abbiamo appena trovato. Si tratta principalmente sempre di metagabbri, sostanzialmente dei gabbri che hanno subito metamorfismo. Si tratta di filoni magmatici che però si sono messi in posto nelle profondità oceaniche. Poi, con la formazione delle Alpi, adesso li trovate in montagna affioranti, ma sapete che sono andati diversi chilometri in profondità e già come vi ho spiegato in un altro video, si tratta che queste rocce vanno a pressioni e temperature ingenti, tali per cui le deformano come fossero fatte di pongo. In questo contesto il minerale rosa probabilmente è un epidoto. Io ipotizzo sia in particolare zoesite, ma andremo poi a vederla una volta che la lavoriamo in laboratorio. Come spesso vi dico all'interno delle mie avventure, il riconoscimento che faccio delle rocce è un riconoscimento molto fatto a stima e soprattutto è molto legato anche al campionato di rocce che io finora ho visto. Anche perché molte di queste rocce, se uno volesse avere il nome preciso, scientifico, accademico, bisognerebbe farle analizzare o almeno farci una descrizione sottile. Il mio riconoscimento che faccio e che svolgo principalmente è un riconoscimento fatto a campione a mano e che potrebbe anche avere delle imprecisioni.
Parliamo un attimo di alcuni materiali e strumenti che potrebbero esservi utili in questo tipo di ricerche. In particolare oggi stiamo usando una mazza da 2 kg per andare a rompere quelle rocce, soprattutto andare a campionare tendenzialmente gli spigoli, e solamente poi, successivamente, se vedremo le macchine che varrà la pena lavorarle, verremo a prendere i campioni originali. In alcuni casi si tratta di ciottoli comunque talmente piccoli che vale lo stesso la pena portarli via, perché altrimenti rimarrebbe veramente un impiccio. Alcuni utilizzano anche scalpelli, martelli di vario tipo, ma io vi dico che una mazza, una mazzetta sono veramente interessanti, perché andare a vedere come sono fatti dentro i ciottoli è curioso e interessante. Alcuni minerali all'esterno inoltre sono leggermente alterati, hanno un colore leggermente diverso, quindi conviene rompere almeno un angolo per andare a campionare questi ciottoli, inumidirli anche per togliere un po' la polvere che si è creata dalla frattura, e di conseguenza apprezzerete veramente bene i colori, i cromatismi e strutture. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, sta di nuovo iniziando a piovere, però questa volta fa sul serio, penso che ci prendiamo un po' di temporale. In ogni caso concludiamo la giornata di prospezione, di pietre abbiamo trovate veramente molto belle, sono molto soddisfatto, molto contento, spero comunque di avervi coinvolto, appassionato e anche trasmesso un po' di questo interessante mondo legato alla ricerca di pietre lungo i fiumi italiani. Sicuramente ci aggiorniamo ancora nel laboratorio, andrò a tagliare, lucidare alcuni campioni e vedremo se potesse uscire qualche campione interessante da aggiungere alla mia collezione. Io vi rimando a iscrivervi al mio canale, se questi contenuti vi piacessero mettete un mi piace, un qualcosa che mi gasa tantissimo, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi! Cercatori, mi sa che mi sono fatto prendere un po' la mano. Comunque di pietre direi che ne abbiamo trovate veramente molto promettenti alcune. Se qualcuno di voi avesse idea di che cos'è questo, me lo faccia sapere nei commenti.